Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un exchange canadese con tutte le licenze per operare anche di fuori del Canada, quindi anche in Europa. Intuitivo, facile, pulito, semplice da utilizzare, quindi è indicato soprattutto chi si approccia per le prime volte al settore delle criptovalute e alle funzioni più basilari, quindi acquisto e vendita e detenzione di criptovalute e token. Prima di cominciare vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale ed attivando la campanellina, e se avete tempo di unirvi alla nostra community Telegram, e ancora uno sforzo a condividere i miei video. Ma adesso andiamo a vedere che cos'è CoinSmart e come si presenta, ovviamente dopo la sigla. Sulla pagina ufficiale di CoinSmart, raggiungibile all'indirizzo coinsmart.com. Ma andiamo a vedere che cos'è. Allora, molto semplicemente è un exchange di criptovalute avente sede in Canada ed è quotato in borsa, ovviamente nella borsa canadese di Toronto. Ed è stata fondata circa nel 2018, adesso non mi ricordo bene il mese, ma sicuramente è nel 2018. Quindi quasi 4 anni all'attivo. È un exchange con tutte le licenze del caso ed è diventato anche compliance per l'appunto anche per operare in Europa e anche in Italia. Andando in fondo al sito possiamo mettere anche la lingua direttamente in italiano senza dover stare a leggere in inglese. Il cavallo di battaglia di questo exchange, come nella maggior parte degli exchange che sono usciti negli ultimi anni, è facilitare l'utilizzo, l'acquisto e la vendita di criptovalute e anche, perché no, facilitare i processi di verifica, ovvero i KYC. Ovviamente per operare anche in Europa ha bisogno di attenersi alle leggi europee e anche quelle italiane, bisogna effettuare un KYC obbligatoriamente prima di registrarsi, prima di poter iniziare ad operare all'interno di questo exchange. KYC veramente semplice da effettuare e che non necessita di attendere giorni e giorni per essere approvato, è quasi immediato. Come sempre bisogna inserire nome, cognome, indirizzo di residenza, un documento di identità tra quelli disponibili e la verifica può essere effettuata sia tramite desktop sia tramite la loro applicazione. È possibile depositare al suo interno tramite bonifico SEPA, tramite carte Mastercard, Visa o Wire Transfer, sia in acquisto che in prelievo, quindi in vendita. Prima di proseguire ritorno un attimo alla registrazione KYC che viene approvato in pochi minuti. Superato il KYC vi fa impostare obbligatoriamente l'autenticazione a 2 fattori di Google, quindi se non avete l'applicazione per smartphone scaricatevi il Google Authenticator. Ovviamente per quanto riguarda le criptovalute non aspettatevi di avere la stessa quantità di criptovalute e servizi che possiamo trovare su exchange maggiori come ad esempio Binance, Kraken, OKX, che oltre ad essere degli exchange possiamo chiamarli tranquillamente dei veri e propri broker con tantissimi servizi di trading annessi. Ovviamente CoinSmart punta soprattutto agli utenti novizi, quindi che hanno bisogno di semplicità, immediatezza, e anche se non c'è un parco di criptovalute così ampio, per muovere i primi passi va più che bene. Apro e chiudo una parentesi velocissima per chi utilizza gli exchange per la prima volta. Ho fatto anche delle recensioni per quanto riguarda un altro exchange, ovvero Cryptomat, che secondo me è una buona via di mezzo, un ibrido tra Coinbase e Binance, sia per facilità di utilizzo ma anche per servizi annessi. Quindi magari uno step successivo a questo, a CoinSmart, è un po' meno complicato rispetto a Binance. Comunque vi lascerò il link in descrizione, andatevela a guardare perché può essere veramente utile conoscere anche quell'exchange. Andando un attimo su Market, possiamo vedere al momento le criptovalute che sono listate all'interno di CoinSmart. Circa 16 criptovalute e token nel momento in cui sto registrando il video. All'interno, non essendoci una vera e propria piattaforma di trading spot, è permesso fare lo scambio attraverso queste criptovalute semplicemente con un click, senza per appunto andare a incappare nel mercato spot. Soprattutto per chi si avvicina al settore, ma perché no anche per i più evoluti, perché è un servizio che merita sempre la nostra attenzione. L'assistenza risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
sia tramite chat sia tramite email. A breve, e magari mentre sto registrando il video a quando lo visualizzerete sul mio canale YouTube l'avranno anche già implementato, inseriranno anche una parte un pochino più avanzata che permetterà di inserire anche gli ordini stop, gli ordini limit con dei grafici visualizzabili direttamente su applicazione o tramite l'exchange desktop, un pochino più semplici rispetto agli exchange più evoluti. Inizieranno a dare anche un piccolo servizio in più per chi necessita di qualche funzione un pochino più avanzata. Per quanto riguarda le commissioni per i metodi del funding, ovvero per la ricarica del conto, possiamo utilizzare il bonifico SEPA a 0 commissioni e anche per il prelievo il bonifico SEPA a 0 commissioni. Ci vogliono circa 3-5 giorni lavorativi per ricevere un prelievo da Coinsmart nel nostro conto corrente, minimo 50 euro, massimo 5 milioni di euro per la ricarica del conto. Un salasso invece la ricarica del conto tramite carte di credito e carte di debito, ovvero un 6% di fee per la transazione, minimo 100 euro per il deposito, massimo 5.000 euro. Qua sotto poi potete vedere anche le fee per il prelievo, ma ve l'ho appena accennate poco fa. Un'altra funzionalità che al momento non è tanto utilizzata per quanto riguarda le regolamentazioni in Italia, ma per i paesi esteri, soprattutto Canada, è possibile tramite questa piattaforma per i negozianti o aziende farsi pagare in criptovalute, emettere una fattura, ad esempio farsi pagare in Bitcoin e mettere la fattura. Coinsmart converte immediatamente i bitcoin nella valuta locale dell'azienda che ha emesso la fattura e viene bonificato. Quindi un servizio in più che inizia a essere elargito nei paesi con delle regolamentazioni più blande e più evolute per quanto riguarda il settore delle criptovalute. Le criptovalute e i nostri fondi che andiamo a depositare sono protetti in cold wallet e utilizzano per i servizi di custodia i servizi di BitGo e Fireblocks. Qua potete vedere rapidamente come si presenta la dashboard. Ovviamente, come ho detto prima, c'è anche l'applicazione per iOS, per Google, per Android, dove potete utilizzare l'applicazione. La sezione acquisto, buy, sell e trade, veramente semplice da utilizzare con delle grandi icone pulita, proprio per i beginners. La sezione market che permette di fare l'acquisto e la vendita delle valute che vi ho fatto vedere precedentemente e si vedono le oscillazioni, un po' come i grafici che si possono vedere su CoinMarketCap. La sezione wallet molto semplice dove si possono vedere quante criptovalute, il quantitativo della criptovaluta che deteniamo e il totale complessivo in euro, e ci dà la possibilità diretta anche di fare il withdraw da quasi tutte le pagine. Un attimo per quanto riguarda le fee, che mi stavo dimenticando di farvele vedere, ma comunque accedendo a Coinsmart potete andarle a verificare. Anzi, vi invito ad andare a verificare tutte le informazioni che ho riportato nel video e più leggere tutte le informazioni che trovate sul sito Coinsmart. In fondo alla home page trovate tutti i link dedicati alle varie sezioni, alla sezione legale, social, country, company, by crypto, learn, quick link, quindi andatevi a leggere tutte queste informazioni, anche perché per questione di tempo non le ho riportate interamente. Tornando alle fee, queste sono le fee di prelievo delle criptovalute, ad esempio su Bitcoin 0,00025, Ethereum 0,007, Litecoin 0,001 e così via. Importantissime conoscerlo prima di andare a depositare. Per quanto riguarda il trading fee, 0,20% per il single trade, 0,30% sul double trade. Quindi qua vi fa l'esempio: se acquisti $1.000 di Bitcoin, il trading fee sarà di $2. Ovviamente, come vi dico sempre, anche per l'utilizzo di un exchange, soprattutto un exchange di nuova fattezza recente, anche se in realtà Coinsmart ha già 4 anni di attività, non fate all-in, ma non fate all-in in nessun exchange. Quello che vi posso consigliare è, come dico sempre, di avere dei portafogli diversificato, un portafoglio, magari un hardware wallet per investimento, che sia Bitcoin, Ethereum, qualsiasi criptovaluta che voi vogliate detenere e holdare, utilizzare gli exchange per fare i trade
acquistare e vendere criptovalute nell'immediato, io vi sconsiglio di holdare una qualsiasi criptovaluta all'interno di un exchange, compreso anche i top exchange, compreso anche Binance, Kraken, FTX. Se volete holdarli, metteteli in un cold wallet. Ricordatevi, come si dice da queste parti, not your key, not your coin, quindi tutte le criptovalute che detenete negli exchange non sono vostre, perché gli exchange detengono le vostre chiavi private. Infatti, qualora decidessero un blocco di prelievo, un blocco di conversione o per qualsiasi strano motivo vi bloccassero l'account, non potreste più accedere ai vostri fondi e ai vostri conti. Quindi cold wallet, hardware wallet dove detenete le criptovalute per investimento, exchange usatele per i trade rapidi, acquisto, vendita o magari fare un po' di trading, non fate all-in nei checks e ricordatevi ogni volta che operate negli exchange per cosa è nato Bitcoin, per cosa sono nate le criptovalute, per dare agli utenti pieno potere dei propri fondi senza intermediari. Quando noi depositiamo dei soldi in banca, quando noi depositiamo dei soldi negli exchange, da quel momento i soldi in realtà non sono più nostri, perché pieni poteri li detengono i fondi dove abbiamo depositato i nostri soldi, che siano euro, che siano criptovalute. Quindi veramente attenzione. Bene, anche per oggi è tutto, siamo arrivati alla fine di questo contenuto e spero come sempre che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile e interessante. Fatemi sapere se conoscete altri exchange o servizi similari adatti soprattutto a chi si avvicina al settore per la prima volta e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo servizio e se volete propormi qualche exchange che state utilizzando e che non ho ancora recensito, scrivetemelo nei commenti che vi porterò la mia recensione. Vi invito, come ho fatto in apertura, supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, ad unirvi alla nostra community Telegram e ringraziandovi per la vostra attenzione, per il tempo che mi dedicate tutti i giorni, vi saluto e rinnovo il nostro appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!